Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei riprendere il discorso di homestaging perché vi è piaciuto e lo voglio fare raccontandoti una storia che è capitata ad una mia amica che voleva vendere un trilocale che aveva ereditato. Te lo racconto perché l'homestaging non è facile come sembra. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! L'altro giorno la mia amica Lucia, nome di fantasia, mi ha chiamata per dirmi: finalmente venduta in 20 giorni e senza ribasso del prezzo. Perché finalmente sei riuscita a vendere in soli 20 giorni? Oggigiorno pare assolutamente un miraggio. Te lo spiego immediatamente. Allora, devi sapere che Lucia aveva ereditato un trilocale da una sua prozia. L'appartamento era ristrutturato, ma comunque molto piccolo. Una delle due stanze, per esempio, non aveva la metratura adatta per essere una camera da letto e l'unico bagno presente era cieco. Non volendo andarci ad abitare, Lucia pensò di metterlo in vendita, chiaro. Sentendomi sempre parlare dell'importanza di valorizzare e sistemare gli appartamenti che si immettono sul mercato, aveva deciso di sistemare la casa, ma di farlo da sola. In fondo ha pensato: che ci vuole? Un letto, un abbozzo di cucina, un divanetto, qualche cuscino colorato, un paio di candele, non è difficile. Lucia sa di avere gusto e quindi si è buttata. Alcuni trucchetti poi li conosceva, le ho spesso raccontato delle mie giornate di allestimento. Non solo, una volta era anche venuta a darmi una mano a sistemare le ultime cose. Quindi era convinta di esserne assolutamente in grado. Finito il lavoro aveva scattato alcune foto e via lo aveva messo in vendita tramite un'agenzia. Passati un po' di mesi, quasi un anno per l'esattezza, l'agenzia, seppur rammaricata, le suggerì di abbassare il prezzo. Luisa allora mi contattò: mi hai sempre preso in giro, questo homestaging non funziona. Guarda, ho fatto quello che fai tu, eppure è passato quasi un anno e la casa è ancora invenduta. Ti dirò, la casa era carina, come ti ho detto Lucia ha gusto e non era nemmeno un problema di prezzo perché era assolutamente in linea con i prezzi di mercato. Infatti aveva comunque ricevuto molte visite, che però si erano risolte in un nulla di fatto. Il problema, quello vero, era il target. Lucia aveva davvero fatto un buon lavoro, di tutto rispetto, ma la casa si rivolgeva ad una famiglia. La stanzetta era stata sistemata come cameretta, ma questo non era affatto possibile. E non ne faccio una questione di regolamenti, anche se insomma, ne faccio una questione di fruibilità. Una famiglia non avrebbe mai preso quella casa, non sarebbe mai andata a vivere in una casa così piccola. La zona giorno andava bene per una, massimo 2 persone. Qual era quindi il giusto target? Single? Giovane coppia? Il primo poteva anche essere, la seconda già più difficile, perché una giovane coppia solitamente pianifica poi di allargare la famiglia, quindi inutile prendere una casa piccolina se poi ti devi ampliare. La risposta in questo caso era davvero semplice: un professionista, non solo single, ma professionista. E in questo caso potevamo scendere ancora più nel dettaglio dicendo un avvocato. Sì, perché a pochi passi dalla casa c'è il tribunale della città. Cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo tolto la casa dai portali per un mese, il tempo di dare una nuova sistemata all'alloggio, nuove foto professionali e via, rimesso in vendita, addirittura a 5.000 euro in più della proposta precedente. Com'è finita? Te l'ho detto all'inizio.
E tra l'altro sì, è stato un avvocato a comprare. L'home staging è uno strumento potente. A prima vista può sembrare un imbellettamento fine a se stesso. In realtà nasconde dietro uno studio molto accurato. I famosi due cuscini non sono presi e messi a caso, ma hanno quella grandezza, quel particolare disegno e quel colore per un motivo. Ogni dettaglio è curato e basta una cosa messa diversamente o con un altro colore che subito cambia tutto. È una questione psicologica che agisce sulle emozioni. Non si può fare a caso, se no non si otterranno i risultati desiderati. Quindi se hai una casa da mettere in vendita, mi raccomando, non fare da solo. Contatta un professionista, un home stager professionista, mi raccomando. E se vuoi contattare me, trovi i miei dati in descrizione. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato all'argomento, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato qui con me, a presto!